Cari amici e amanti della lingua italiana, benvenuti in questo viaggio attraverso le parole. Oggi ci immergeremo nel mondo degli aggettivi opposti e scopriremo come poche sillabe riescano a creare delle immagini vivide della realtà che ci circonda. Preparatevi a esplorare il bello e il brutto, il chiaro e l'oscuro, il calmo e l'agitato. Vi invito ad ascoltare, osservare, ma soprattutto immaginare, perché ogni parola apre le porte ad un nuovo mondo. Iniziamo questo viaggio insieme. Caldo, freddo. Il sole è caldo. Il gelato è freddo. Aperto, chiuso. La porta è aperta. La porta è chiusa. Alto, basso. La montagna è alta. La scala è bassa. Pieno, vuoto. Il bicchiere è pieno. Il bicchiere è vuoto. Luminoso, buio. Il giorno è luminoso. La notte è buia. Leggero, pesante. La piuma è leggera. La pietra è pesante. Tranquillo, turbolento. Il lago è tranquillo. Il mare è turbolento. Felice, triste. Il cane è felice. Il cane da solo è triste. Pulito, sporco. La maglietta nuova è pulita. La maglietta usata è sporca. Veloce, lento. La macchina è veloce. La lumaca è lenta. Silenzioso, rumoroso. La biblioteca è silenziosa. La festa è rumorosa. Chiaro, scuro. Il cielo a mezzogiorno è chiaro. La foresta di notte è scura. Dolce, salato. La torta è dolce. Le patatine sono salate. Secco, umido. Il deserto è secco. La foresta è umida.
fortunato, sfortunato. Chi trova €1 per terra è fortunato. Chi perde la chiave è sfortunato. Sottile, spesso. Il foglio di carta è sottile. Il libro è spesso. Largo, stretto. La piazza è larga. La via è stretta. Sano, malato. Mangiare la frutta è sano. Chi ha la febbre è malato. Ricco, povero. Chi ha tanti soldi è ricco. Chi ha pochi soldi è povero. Fresco, caldo. La limonata è fresca. Il tè è caldo. Vuoto, pieno. Il parco la mattina è vuoto. La festa la sera è piena. Giovane, anziano. Il fratello minore è giovane. La nonna è anziana. Duro, morbido. La roccia è dura. Il cuscino è morbido. Sicuro, pericoloso. Attraversare la strada con il semaforo verde è sicuro. Correre per strada è pericoloso. E così, amici, abbiamo esplorato un arcobaleno di aggettivi, da quelli che ci servono ad esprimere il nostro stato d'animo, a quelli che usiamo per descrivere le emozioni. Questo viaggio ci ha fatto capire quanto la lingua italiana sia ricca di espressioni. Vi invito ad utilizzare questi aggettivi anche nella vostra lingua quotidiana. Grazie per aver fatto questo viaggio insieme a me. Ci vediamo alla prossima lezione e ricordate, ogni parola apre le porte ad un nuovo mondo. Ciao!